Charlie D'Amelio in Stranger Things 4. Ma sarà vera sta notizia oppure no? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Siete stati davvero tanti in queste settimane a scrivermi di questa possibile news, di questa possibile teoria di Stranger Things 4. Infatti, come molti di voi avranno visto, Charlie D'Amelio è stata avvicinata alla serie TV, ai personaggi, al cast di Stranger Things. Quindi è stata scatenata la domanda: Charlie D'Amelio reciterà in Stranger Things 4? Analizziamo questa domanda in questo video, partendo però dall'inizio. In una recente intervista con Deadline, infatti, Matt e Ross Duffer, i fratelli Duffer, hanno rivelato che Stranger Things 4 avrà diversi ospiti, diverse comparse che, a detta loro, avrà la pena aspettare. Lo show, infatti, nel corso delle 3 stagioni, ha avuto diversi ospiti nel corso dei vari episodi. Ad esempio, uno su tutti, il sindaco di Hawkins, ovvero Cary Elwes, famosissimo attore britannico, diventato famosissimo anni fa, se non sbaglio nel 93, col film della Storia Fantastica. La domanda quindi è: vedremo delle nuove aggiunte, dei nuovi personaggi, delle nuove comparse nel corso della 4ª stagione di Stranger Things? Secondo i fratelli, leggiamo assieme cosa hanno detto. Ne abbiamo un paio di interessanti quest'anno. È davvero divertente per quello che potrebbe essere una delle tue icone preferite, sai, scrivi una parte per loro e vedi se vogliono farlo. Gli showrunner non hanno però rivelato chi saranno queste icone di cui hanno parlato che entreranno nella 4ª stagione, ma sappiamo quindi che ci saranno. Sono due, almeno un paio. Molti hanno avanzato quindi l'ipotesi, come leggiamo dal titolo, che una di queste icone possa essere proprio Charlie D'Amelio. E molti, diciamo che non sono stati ben contenti da questa notizia. Chi è Charlie D'Amelio? Charlie D'Amelio è praticamente una TikToker. Anzi, non una TikToker, ma la TikToker più famosa, la creatrice di contenuti di TikTok più popolare tra i giovani, soprattutto tra i giovani americani ovviamente, che ha raggiunto il successo grazie anche alle sue doti di ballo, visto che è comunque una danzatrice e ha anche delle non spiccatissime, comunque delle leggere doti di recitazione. Ma la sua collaborazione con Noah Schnapp potrebbe rivelare dettagli su Stranger Things 4 e sul futuro dell'intera serie TV. Noah Schnapp, che al momento ha 15 anni, ne deve fare 16 quest'anno, ha raggiunto il successo come anche Charlie in giovane età, ma quest'ultimo l'ha fatto con la macchina da ripresa, non col cellulare facendosi selfie. E quindi diciamo che è più attinente, ovviamente, alla serie TV, a Stranger Things. I due però, le due giovani celebrità, sono state unite a marzo scorso, per una collaborazione. Di cosa si è trattato, vi chiederete voi? Di base è stato un video su Netflix dove Charlie D'Amelio ha insegnato a Noah Schnapp a fare TikTok, le ha dato qualche dritta per fare TikTok, no, un po' più pubblicabili, mentre Noah Schnapp ha dato un leggerissimo corso di recitazione a Charlie D'Amelio. Quest'ultima prova di recitazione ha raggiunto poi ha preso una piega inaspettata, abbastanza piacevole. E quando si trattava di insegnare a Charlie appunto a recitare, Noah Schnapp le ha fatto interpretare la sua parte preferita di quale film? Anzi, di quale serie TV? Di Stranger Things. E la sua scena preferita è quella in cui Will, nella prima stagione, parla con sua madre attraverso il telefono. La prima cosa che le ha spiegato a Noah è i sentimenti che doveva provare, il figlio che è dall'altra parte, che anzi non sa dov'è, è scomparso, ma che lo sente nel telefono, sente il suo respiro. E quindi quali erano le emozioni che doveva provare. Quindi questo era il primo step. È il primo step, lo dico anche a voi, per quando uno recita, è mettersi nei panni, capire il contesto e in base a quello avere delle reazioni il più verosimili. E Noah ha poi detto a Charlie: devi semplicemente impazzire e piangere. Fai finta che stai parlando con me, ma dall'altra parte del telefono. Dopo alcuni minuti di incoraggiamento e di sprono verso la TikToker, la scena poi è venuta, così in modo ovviamente improvvisata, e online i fan l'hanno davvero apprezzata. Anche se vista l'alta intensità della scena interpretata da Winona Ryder, sicuramente non è stata all'altezza, possiamo dire. Comunque è piaciuta, stiamo parlando di una persona inesperta nel campo che infatti subito dopo aver recitato ha scoppiato a ridere. La frase però enigmatica che ha fatto partire le teorie, la possibile eventualità di vedere Charlie D'Amelio in Stranger Things è che al termine di tutto ciò Noah ha detto a quest'ultima: penso che presto ti lanceranno sicuramente su Stranger Things. Ha scherzato,
Spero. Penso che dovresti controllare le tue email nel caso in cui ricevi una mail dal regista. No, no. A parte questa mia reazione immediata che ho avuto appena avevo sentito questa frase, comunque analizziamo il contesto. Non sarebbe infatti la prima volta che Charli D'Amelio entri all'interno di una collaborazione cinematografica. Infatti quest'ultima l'ha fatta anche con un noto youtuber americano, anzi la sta facendo, ha dichiarato. Anche se non possiamo sapere, non possiamo dire con certezza se il grande schermo sarà il futuro di Charlie, sicuramente quest'ultima ha ricevuto dei consensi da parte di Noah Schnapp, da parte di uno degli attori principali di Stranger Things, di un talento comunque. Ma detto questo, non possiamo sapere con certezza se entrerà in Stranger Things. Dopo che la scena è stata girata e messa per la revisione per essere pubblicata su Netflix, le due giovani star hanno continuato a registrare qualche TikTok e ovviamente è stato documentato il processo in cui questo avveniva. Charlie quindi potrà essere presente all'interno di Stranger Things 4? È la domanda che molti si sono posti e adesso dirò il mio pensiero. Il mio pensiero inizia anche con questa domanda. Noah Schnapp diventerà la prossima leggenda dei TikTok? Il mio punto di vista è che tendenzialmente no. Cioè, se sei un'attrice, vai in questa serie TV, se non lo sei, no. Però abbiamo visto comunque una piccola familiarità tra i due attori. E a questo punto direi anche con la TikToker e la produzione di Netflix. Di fatto non sarebbe però la prima volta che avvenisse una cosa simile. Sappiamo ad esempio che nella Casa di Carta ha recitato Neymar. In un episodio si vede in una scena 2 battute in croce, ma c'è Neymar, uno dei calciatori più famosi del mondo. Ma cosa c'entra un calciatore brasiliano con la Casa di Carta? Ok, sì, al tempo magari viveva in Spagna, eccetera, eccetera, ma raga, Neymar nella Casa di Carta. A sto punto uno si può aspettare anche una TikToker dentro Stranger Things. 2 scene, sì, per attirare audience, per far parlare di sé. Possibilissimo. Ed è infatti questo il motivo per cui penso che la teoria non sia da buttare. Penso che una piccola parte possa essere data a Charlie nel corso della 4ª stagione. Ovviamente non un ruolo principale, cioè sarei assolutamente contrario nel vedere il party con una TikToker, no, con un'attrice ovviamente, ma una comparsa, ripeto, è possibile. Voi invece cosa ne pensate? Fatemelo sapere ovviamente nei commenti. Il video di oggi per ora finisce qui. Scrivetemi nei commenti se avete notato il cambio di questa bandana e chi ce l'ha, cioè a chi mi sono ispirato ovviamente per indossarla in questo video. Comunque ragazzi, il video come vi ho detto finisce qui, lasciate like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!